Ciao a tutti e benvenuti, anzi bentornati, sul mio canale. Sono super felice di avervi qui oggi per parlare di un argomento che, diciamo la verità, ha fatto un po' di rumore nel mondo del gossip turco e non solo, Neslihan Atagul ai Pantene Awards. Avete presente? Quella serata di lustrini, abiti da sogno e, a quanto pare, anche un pizzico di imbarazzo. Ecco, oggi andremo a fondo nella questione, cercando di capire cosa è successo davvero e, soprattutto, smascherando quel motivo shock che aleggia nell'aria. Prima di iniziare, però, un piccolo promemoria. Se vi piacciono i video di questo tipo, pieni di curiosità, gossip succoso e analisi approfondite, non dimenticate di iscrivervi al canale cliccando sul pulsante qui sotto. Attivate anche la campanella per non perdervi nessun nuovo video. Ok, bando alle ciance e tuffiamoci subito nel cuore della questione. Neslihan Atagul, attrice talentuosa e amatissima dal pubblico, è un volto noto anche per la sua partnership con Pantene. Di solito, vederla agli eventi del brand è una garanzia di eleganza e sorrisi. Ma qualcosa, ai Pantene Awards di quest'anno, sembra essere andato storto. Le foto e i video della serata hanno iniziato a circolare sui social media, mostrando un'Atagul diversa dal solito. Non che non fosse bellissima, intendiamoci, ma il suo linguaggio del corpo, le sue espressioni, qualcosa non quadrava. Subito sono partite le speculazioni. Problemi di salute? Lite con il marito, Kadir Dulu? Difficoltà con il contratto con Pantene? Insomma, il web si è scatenato con le ipotesi più disparate, alimentando un vortice di pettegolezzi e mezze verità. Ma qual è la verità dietro quell'apparente imbarazzo? Partiamo da un presupposto fondamentale. Neslihan Atagul è una persona molto riservata, nonostante la sua notorietà. Non ama particolarmente i riflettori puntati addosso e, spesso, si percepisce una certa timidezza nel suo modo di porsi. Questo, di per sé, non è una novità. Tuttavia, in alcune occasioni, questa timidezza può essere interpretata come disagio o, appunto, imbarazzo. Analizzando attentamente le immagini della serata, si notano diversi elementi. Innanzitutto, l'abito scelto per l'occasione. Un abito lungo, elegante, ma forse non del tutto in linea con lo stile più audace e moderno che Neslihan ha spesso sfoggiato in passato. Questo potrebbe averla fatta sentire meno a suo agio, un po' fuori posto. Poi c'è la questione delle interviste. Neslihan è stata intervistata da diversi giornalisti durante la serata e, in alcuni momenti, le sue risposte sono apparse un po' evasive, quasi come se volesse evitare determinati argomenti. Questo ha alimentato ulteriormente i sospetti, portando molti a pensare che ci fosse qualcosa di nascosto. Ma ecco il punto cruciale, il motivo shock di cui parlavamo all'inizio. Secondo alcune fonti vicine all'attrice, Neslihan non si sentiva al meglio fisicamente. Sembra che avesse avuto un piccolo malore poco prima dell'evento e che, nonostante questo, abbia deciso di presenziare per rispetto del suo impegno con Pantene. Ora, capiamoci. Un malore non giustifica necessariamente ogni singolo comportamento, ma può sicuramente spiegare alcune delle sue espressioni e del suo linguaggio del corpo. Se non ti senti bene, è normale essere un po' più taciturni, meno sorridenti e magari anche un po' più impacciati. Inoltre, c'è da considerare la pressione mediatica a cui è costantemente sottoposta. Ogni suo gesto, ogni sua parola vengono analizzati e interpretati in 1000 modi diversi. Questo può generare un notevole stress, soprattutto se non ti senti al 100%. Quindi, ricapitolando, non c'è stato nessun dramma eclatante, nessuna lite furiosa, nessun contratto in bilico. Semplicemente, Neslihan Atagul non si sentiva bene, era un po' provata e, di conseguenza, il suo comportamento è apparso un po' diverso dal solito. Un semplice malessere fisico, amplificato dalla lente di ingrandimento dei media e dei social network. Certo, il gossip è un meccanismo potente e spesso tende a creare storie sensazionali anche dove non ce ne sono. Ma in questo caso, la verità sembra essere molto più semplice e banale. A volte, le persone non stanno bene, punto. Non c'è bisogno di cercare spiegazioni complesse o di inventare scenari apocalittici. È importante ricordare che Neslihan Atagul è una persona come noi, con i suoi alti e bassi, i suoi momenti di gioia e i suoi momenti di difficoltà. Non è un personaggio di una soap opera, ma una donna che cerca di fare del suo meglio nel suo lavoro, cercando di proteggere la sua vita privata. E forse, dovremmo imparare ad essere un po' più empatici e comprensivi, evitando di giudicare le persone basandoci solo su apparenze e supposizioni.
Ricordiamoci che dietro ogni volto famoso c'è una persona con i suoi sentimenti e le sue fragilità. Detto questo, spero che questa analisi vi sia piaciuta e che vi abbia aiutato a capire meglio cosa è successo davvero ai Pantene Awards. Non lasciamoci ingannare dalle apparenze e cerchiamo di guardare oltre la superficie, per scoprire la verità dietro le storie. Bene, siamo giunti alla fine di questo video. Abbiamo esplorato insieme l'apparente imbarazzo di Neslihan Atagul ai Pantene Awards, cercando di capire le ragioni reali dietro le sue espressioni e il suo linguaggio del corpo. Abbiamo smontato le teorie più sensazionalistiche, concentrandoci sulla possibilità di un semplice malessere fisico amplificato dalla pressione mediatica. Spero che questa prospettiva più umana e comprensiva vi sia stata utile per comprendere meglio la situazione. Grazie mille per aver guardato il video fino alla fine. Spero che vi sia piaciuto e che vi abbia offerto una chiave di lettura diversa rispetto a quelle che si trovano spesso online. Se avete domande, commenti o volete condividere la vostra opinione sull'argomento, lasciate un commento qui sotto. Sono sempre molto interessato a leggere i vostri pensieri. E ora, l'immancabile call to action. Se il video vi è piaciuto, mettete un bel mi piace per supportare il canale. Condividetelo con i vostri amici e con tutti coloro che potrebbero essere interessati a questo argomento. E soprattutto, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi nessun nuovo video. Ci vediamo presto con un nuovo argomento interessante. Un abbraccio virtuale a tutti. Ma prima di salutarvi definitivamente, mi piacerebbe scavare ancora un po' più a fondo. Perché, diciamocelo, il mondo del gossip non è mai così semplice come sembra. Anche se la spiegazione del malessere fisico sembra la più plausibile, vale la pena analizzare le altre teorie e capire perché hanno attecchito così velocemente. Innanzitutto, parliamo del rapporto tra Neslihan Atagul e Kadir Dulu. La loro relazione è sempre stata sotto i riflettori, fin dal loro fidanzamento. Sono una delle coppie più amate e seguite in Turchia, e ogni loro movimento viene costantemente monitorato. Ovviamente, questo li espone a una pressione enorme. I rumors di crisi sono all'ordine del giorno, e anche se la coppia ha sempre smentito categoricamente qualsiasi problema, la speculazione non si ferma mai. Quindi, quando Neslihan è apparsa un po' giù di corda ai Pantene Awards, era inevitabile che molti pensassero subito a una lite con Kadir. Magari una discussione prima dell'evento, un malumore non risolto, insomma, la fantasia del pubblico si è scatenata. Ovviamente, non ci sono prove concrete a sostegno di questa teoria. Anzi, Kadir era presente all'evento e sembrava molto premuroso nei confronti di Neslihan. Ma, come dicevo, nel mondo del gossip basta un'ombra di dubbio per alimentare un incendio. Poi c'è la questione del contratto con Pantene. Neslihan è testimonial del brand da diversi anni, e la sua immagine è strettamente legata al marchio. Tuttavia, i contratti pubblicitari sono spesso complessi e pieni di clausole. Magari c'era qualche tensione legata al rinnovo del contratto, o a qualche obbligo contrattuale che Neslihan non si sentiva di rispettare. Anche in questo caso, si tratta solo di speculazioni. Ma è innegabile che il rapporto tra una celebrity e un brand può essere fonte di stress e preoccupazioni. Un'altra teoria, meno diffusa ma comunque degna di nota, riguarda la stanchezza di Neslihan nei confronti del mondo dello spettacolo. L'attrice ha lavorato duramente fin da giovanissima, e forse sente il bisogno di rallentare i ritmi, di dedicarsi ad altri progetti, magari anche di allontanarsi per un po' dai riflettori. Questo potrebbe spiegare il suo atteggiamento più riservato e meno entusiasta durante gli eventi pubblici. Ora, torniamo al motivo shock del malessere fisico. Anche se questa sembra la spiegazione più plausibile, vale la pena approfondire. Di che tipo di malore si trattava? Era qualcosa di passeggero o un problema più serio? Ovviamente, non possiamo saperlo con certezza. Ma è importante ricordare che anche le celebrity sono esseri umani, e possono soffrire di qualsiasi tipo di malattia o disturbo. Magari Neslihan soffre di ansia o attacchi di panico, e l'evento dei Pantene Awards ha scatenato una crisi. Oppure, potrebbe avere un problema di salute nascosto, che preferisce non rendere pubblico. In ogni caso, è fondamentale rispettare la sua privacy e non fare supposizioni azzardate. Un altro aspetto da considerare è l'impatto dei social media sulla vita delle celebrity. Neslihan, come molte altre star, è costantemente sotto l'occhio dei suoi follower. Ogni suo post, ogni sua foto, ogni suo commento viene analizzato e giudicato.
Questo può generare un notevole stress, soprattutto se sei una persona riservata e non ami particolarmente l'esposizione mediatica. Magari Neslihan si sente sotto pressione per dover sempre apparire perfetta e impeccabile, e questo la porta a sentirsi a disagio durante gli eventi pubblici. Oppure, potrebbe essere stanca di dover rispondere costantemente alle critiche e ai commenti negativi e i suoi follower. In definitiva, la verità dietro l'apparente imbarazzo di Neslihan Atagul ai Pantene Awards potrebbe essere una combinazione di diversi fattori. Forse un malessere fisico, un po' di stanchezza, un pizzico di stress legato alla sua vita professionale e personale. In ogni caso, è importante non giudicare frettolosamente e cercare di capire la situazione con empatia e comprensione. E ricordiamoci sempre che dietro ogni volto famoso c'è una persona con i suoi sentimenti, le sue fragilità e le sue difficoltà. Cerchiamo di essere più gentili e rispettosi, evitando di alimentare inutili pettegolezzi e speculazioni. Bene, spero che questa analisi più approfondita vi sia piaciuta e che vi abbia offerto una prospettiva più completa sulla questione. Continuate a seguirmi per altri video di gossip succoso e analisi approfondite. Non dimenticate di iscrivervi al canale, attivare la campanella e lasciare un commento qui sotto. A presto! E un'ultima cosa, prima di salutarvi davvero, vi invito a riflettere su come il gossip può influenzare la nostra percezione della realtà. Spesso, siamo portati a credere a tutto ciò che leggiamo online, senza fermarci a pensare che le notizie possono essere distorte, manipolate o addirittura inventate di sana pianta. Impariamo a sviluppare un senso critico, a verificare le fonti e a non farci influenzare troppo dalle apparenze. Ricordiamoci che le celebrity sono persone come noi, con i loro pregi e i loro difetti, e che meritano rispetto e comprensione. Detto questo, vi saluto davvero. Grazie ancora per aver guardato il video e per avermi seguito fino alla fine. Un abbraccio virtuale a tutti. Ci vediamo al prossimo video.